iniziata col nonno che faceva all'epoca appassionato di meccanica, cioè quando sono venuti a Roma facevano tutt'altra cosa. Il papà venne a Roma e loro nascono come Vaccheria Giannini, erano produttori di latte, erano le mucche. Poi il nonno, appassionato di meccanica, cominciò a lavorare in una piccola officina e lì aveva accumulato esperienza fino al punto da mettersi per conto suo con la prima officina a Via Novara. E da lì è stato tutto un crescendo, insomma, e dedicate le cave di pedalata e 7 ville, con i risultati che si sono susseguiti nel tempo, insomma. Tutti quanti conoscono Giannini più che altro per la 500 e non sanno che invece magari sono stati realizzati dei prototipi, dei motori ex novo, che sono stati fatti dei record col Topolino terzo supporto e che quindi prima della 500 i successi sono stati ottenuti con la vecchia Topolino, con cui sono stati stabiliti diversi record mondiali, record assoluti davanti, se facevano delle gare e sono arrivati i primi davanti ai Ferrari, hanno fatto record con moto d'acqua, insomma la storia è molto più ampia di quello che generalmente l'appassionato sa, che conosce soltanto la 500. Hanno fatto gare, che te posso dire, mi raccontava il nonno, Trento-Bondone, dove hanno fatto dei primi assoluti col Topolino. Dice che sta macchina faceva 160 di media, quindi ci hanno stabilito, mi sembra, 11 record mondiali all'epoca, col 500 come cilindrata, cioè proprio nella categoria 500. Con un 500 in 500. salita, 500. 160 di media. Sì. Con questo terzo supporto perché naturalmente era un motore che girava. Era questo il grosso handicap di questo motore del Topolino. Hai visto, la struttura non consentiva di superare un certo numero di giri, capito? Risolto con questa cartella centrale, con l'albero motore terzo supporto, con le bielle in alluminio. La biella in alluminio nasceva anche, oltre dal discorso della leggerezza, anche da un fatto, diciamo, proprio pratico. Se si rompeva una biella, all'epoca sfondava il basamento e faceva un sacco di danni. Invece così rompevi soltanto una biella, quindi diciamo anche i danni erano contenuti, che all'epoca non era una cosa da poco, insomma. Buttare un motore era un certo costo, insomma. Non è come oggi, magari vai allo sfascio, 2 soldi e hai risolto il problema. Allora era un grosso impegno economico, già era un grosso impegno poter avere una macchina, e addirittura rompere il motore era qualche cosa che... E quindi il fatto di fare le bielle in alluminio aveva questo doppio vantaggio, e la leggerezza e il fatto che se c'era una rottura della biella non si facevano ulteriori danni. Da lì Giannini ha cominciato gli stabilimenti a Via delle Cave di Pedalata, dove sono stati 23 campionati italiani con le Lotus. Lavorava anche potevano essere l'esercito, la marina, e quindi oltre a quello. E poi aveva cominciato a farsi conoscere come preparatore, come elaboratore, e quindi tutti questi appassionati dell'epoca che naturalmente si rivolgevano a Giannini perché si era fatto un nome. Abarth e Giannini sicuramente è stata una lotta, diciamo, più sulla carta, più defacciata. Poi Abarth sarebbe dovuto diventare anche un dipendente della Giannini. Questa è un'altra cosa che forse in pochi sanno, e invece poi non si è misero d'accordo col nonno, non si è misero d'accordo sulla retribuzione, sul compenso, e quindi non se ne fece niente. Ma molti dei pezzi, i famosi alberi dell'Abarth, venivano costruiti da Giannini. Questo lo sanno un po' gli addetti ai lavori. Però questo per dire che poi fondamentalmente secondo me non c'era tutta sta rivalità. Diciamo, la rivalità era più negli appassionati, Abarth e Giannini, perché c'è sempre questo dualismo che fa molto spettacolo, no? Bartali, Coppi, capito? Poi immagino che magari poi ci si andava a bere la birra insieme anche in queste situazioni, no?
ma anche perché io adesso non so dirti quanto era grande Abarth all'epoca, però Giannini so che in dei periodi faceva anche 300 operai, capito? Quindi era una bella azienda. Non so dirti quanto poteva essere grande all'epoca Abarth, probabilmente forse era molto più piccola di Giannini. La 500, vabbè, la 500 è quella, cioè tutti quanti conoscono Giannini per la 500, che è quella che ha avuto sempre da sempre più appassionati, insomma, anche adesso io mi capita la domenica andare ai raduni, è pieno di 500, è pieno di gente che ancora vede Giannini come un mito, con la stessa stima, lo stesso affetto, capito? Capisci che è stato fatto qualche cosa di importante per molti di quell'età che all'epoca te potevi permettere soltanto la 500 e quindi dalla 500 dovevi tirare fuori tutto e dovevi tirare fuori qualche cosa sicuramente che ti distinguesse dagli altri, no? E quindi questo era il cercare l'elaborazione che poteva essere Abarth, poteva essere Giannini. E poi sicuramente c'è stata una miriade di meccanici che ha reinterpretato, capito? E quindi ognuno a suo modo tagliava, cuciva, modificava, elaborava, capito? E quindi gli dava una propria anima, capito? E tant'è vero che all'epoca andavano tantissimo le cassette di trasformazione. In tutta Italia viaggiavano queste cassette, ma anche all'estero, perché ho capito che ci sono tantissimi appassionati anche all'estero, che abbiamo fatto dei lavori per l'Australia, per il Canada. Ci saranno tantissime macchine, all'epoca c'erano tantissime macchine Giannini, come sicuramente c'erano state tantissime Abarth che non sono mai state omologate, capito? Sicuramente c'erano macchine Giannini che tu prendevi la cassetta e dentro c'avevi canne, pistoni, lo scarico, le mascherine, cioè tutto quello che serviva per fare una 500 Giannini o Abarth. Però poi sicuramente, perché non ci si pensava a quello che sarebbe diventato un futuro, nessuno ha chiesto poi un'omologazione, capito? Quindi le macchine sono uscite sicuramente tantissime, tante. E sicuramente era il cliente che richiedeva i vari allestimenti, quindi diciamo che c'era la macchina base, l'allestimento base, e poi c'era la possibilità di avere diversi optional, capito? E quindi sicuramente a seconda della disponibilità del cliente si potevano avere magari un carburatore particolare piuttosto che un altro, capito? Il TV era il 500 normale, era modificato un po' l'anticipo, alle volte c'era un Camas modificato, però non è che c'erano queste elaborazioni che si vedono oggi su queste 500, insomma, era il 595, negli anni dopo sono stati fatti anche i 650 con Giannini Automobili, altre cilindrate, sono stati fatti i 700, col 126 è stato fatto anche l'800. Allora io credo che con il discorso che facciamo prima sia un problema di estetica. La 500 è bella, no? Il 126 sembra un po' una scatoletta di scarpe con 4 ruote, insomma. E adesso so che gli amanti del 126 se la prenderanno un po' male. La 500 credo sia proprio bella, cioè la guardi e ti viene voglia di accarezzarla, no? Sarà per quelle curve, è a pelle, cioè ti piace, io vedo bambini, vedo tutti quanti. Quando vedo una 500 si girano a guardare. A me è capitato, stavamo andando a un raduno con le 500, c'erano fermi, certi, un raduno Ferrari, si sono fermati tutti quanti e si sono girati a guardare le 500. Credo sia proprio una questione estetica, è bella a prescindere che poi è comoda, che ci puoi montare in 4, anche se poi una volta ci si viaggiava in 4, io pure ci ho sempre viaggiato, io sono 38 anni che viaggio in 500, quindi voglio dire, ci si viaggia comunque, ci si viaggia comodi, non si hanno tutte queste opzioni che ci stanno oggi, però quando passi la gente si gira a guardare, si girano i bambini, si girano le mamme, si girano le persone anziane, si girano i ragazzi, quindi questo vuol dire che sicuramente è stata una macchina azzeccata esteticamente. Poi ce l'abbiamo avuto tutti da ragazzo e non so se questo lo potrì, sicuramente la prima volta
sarà stata lì dentro, come penso per tutti quanti, è quel valore aggiunto, capito? Sicuramente dentro un Ferrari non è da prima volta il Ferrari, è normale, perché da ragazzotti magari quello ci possiamo permettere, anche se sicuramente Montezemolo all'epoca se poteva permettere anche qualche cos'altro di meglio. Era la macchina che costava di meno, quindi chi iniziava il patentato, chi si poteva permettere la 500, e poi non era come oggi che la macchina la tieni 2-3 anni e te la dai via, quindi chi si era comprato il 500 se lo teneva e poi magari lo tramandava ai figli, lo tramandava ai nipoti, e quindi probabilmente tante macchine sono rimaste perché ce le siamo tramandati da padre in figlio, ma se le abbiamo conservate sicuramente anche perché c'è un valore adesso, a prescindere dal fatto che siano Giannini o Abarth, che abbiano anche un valore intrinseco. Il valore credo sia proprio affettivo. Credo che il valore della 500 sia il valore affettivo. Continuiamo a conservarle comunque, a prescindere dal valore, a prescindere dai soldi che ci spendiamo sopra, perché magari ci si spendono tanti più soldi, come si dice, il gioco sicuramente non vale la candela, però c'è un discorso affettivo. Ci piace accarezzare quelle curve anche quando non ci consentono più di girarci con queste macchine, purtroppo. E questo è il grosso problema. Speriamo che qualcuno capisca che tutto sommato con le nostre 500 inquiniamo molto di meno di quello che inquinano tante altre macchine, anche perché noi le curiamo, le trattiamo bene, ci teniamo che quelle curve siano sempre efficienti e ci diano sempre soddisfazione. Uomo e Abarth uomo, che rapporto c'era? Questo è meglio che la taglia. Capito che l'Inghilterra è piena di l'Inghilterra, in Francia, cioè... Blocchiamo. Sì. Di là. Tipo, ma a testata di Mimmo, l'ultima volta chiamo rettificate i sedi?